diversi esponenti della Chiesa Cattolica che da molto tempo sono convinti che il fenomeno UFO sia una manifestazione demoniaca. Si potrebbe pensare che questa convinzione sia solo frutto di una posizione fideistica, e nella nostra società tecnologica sembra una posizione grottesca, forse anche un po' ridicola. Tuttavia la versione demoniaca non si limita a questo. Nick Redfern, scrittore e ricercatore ufologo, ci fornisce una versione più approfondita sulle radici della spiegazione demoniaca degli UFO, grazie ai racconti di Ray Bush, un prete anglicano, e da una gola profonda che si presentò con il nome di Richard Duke, sicuramente un nome falso. La storia che emerge è forse la spiegazione più inquietante sul mistero degli UFO ed ha come attore principale Jack Person, allievo di Aleister Crowley, che era considerato come l'artefice del problema UFO da un gruppo governativo segreto di nome Collins Elite. Ma entriamo nei dettagli. Nick Redfern è entrato in contatto con Ray Bush, che gli ha fornito le informazioni necessarie per arrivare a Richard Duke, un ex componente della Collins Elite. Dai loro racconti emerge appunto l'esistenza di questo gruppo segreto dell'intelligence statunitense di nome Collins Elite e del suo percorso di ricerca nel tentativo di spiegare il mistero degli UFO. Il Collins Elite era costituito dal personale dell'esercito e dell'intelligence statunitense ed era convinto che gli UFO non erano alieni in visita da altri pianeti, ma si trattava di un'intelligenza demoniaca che si mascherava da visitatori extraterrestri, con l'intento di allontanare le persone dalla religione, per abbracciare Satana, che si presentava come il salvatore alieno. Collins Elite era convinto che siamo regolarmente e sistematicamente coltivati da un'antichissima forma di vita che raccoglie le anime umane dopo la morte per scopi nefasti. In poche parole, i grigi hanno fame delle nostre anime, una fame vorace e folle, ma non solo. A quanto pare odiano l'uomo in modo inimmaginabile. Queste entità sarebbero inarrestabili nel loro intento e prive di ogni sorta di empatia nei confronti dell'uomo. Collins Elite avrebbe depistato la verità poiché una storia così orribile sarebbe impossibile da raccontare senza il collasso della società. Addirittura si sarebbero convinti che era necessaria una sorta di patto faustiano per guadagnare tempo, in modo da trovare gli strumenti necessari per combattere questo incredibile nemico e fermare l'assalto. Quindi riuscire a fermare questa tecnologia che sembra una miscela di scienza avanzata, antica alchimia e riti arcaici. Parlando di patto faustiano, mi torna alla mente il famoso patto scellerato, ben noto nella storia dell'ufologia. Sarebbe quindi in atto una sorta di conflitto segreto tra le varie fazioni dell'intelligence verso dei tecnodemoni e angeli caduti che tengono la razza umana schiava per le loro necessità. I Collins Elite sarebbero convinti che è tutta colpa di due personaggi quasi leggendari del mondo dell'occulto, che sono riusciti a scatenare su di noi ciò che potrebbe essere definito un vero e proprio esercito di demoni. Stiamo parlando di Aleister Crowley, ma soprattutto del suo discepolo Jack Person. Alcuni membri del Collins Elite percepirono la morte di Person nel 1952 come la conseguenza di un patto che aveva forgiato con gli esseri dell'aldilà, un patto che finì con la sua scomparsa, dopo essere riuscito ad aprire un portale attraverso il quale si sarebbero presto manifestati visitatori da incubo. Secondo il Collins Elite, le ondate di UFO del 47 e del 52 degli Stati Uniti sarebbero state provocate da Person. Nel 47, dopo che Person completò il Babylon Working, e nel 52 dopo il patto che lo portò al suo decesso.
Possiamo discutere se c'è una connessione o se è una coincidenza, ma il tempismo è stato spaventoso, ha dichiarato Duke. Nel 1952, nell'ambiente militare, prevaleva la versione aliena da altri pianeti e il Collins Elite si convinsero che l'inganno demoniaco stava funzionando molto bene, proprio perché i demoni erano riusciti ad ingannare tutti. Anche nel Collins Elite vi erano alcuni membri che si stavano convincendo sull'ipotesi interplanetaria, ma le testimonianze di addotti e contattati portarono all'unica conclusione che fosse tutto un piano diabolicamente astuto di entità di origini troppo singolari per appartenere ad altri pianeti. Infatti i contattati degli anni 50, Adamski, Williamson, Van Tassel, erano convinti che i dischi volanti erano extraterrestri benigni. E gli ultimi membri della Collins Elite che avevano ancora dubbi sulla versione demoniaca si convinsero del progetto occulto quando scoprirono legami fra gli insegnamenti di Crowley ed alcuni dei contattati, appunto Adamski e Williamson. Negli anni 50 la Collins Elite seguiva tutto ciò che accadeva attorno a Crowley e Person e interpretava tutto in funzione di un inganno legato all'occultismo satanico. Tutti i messaggi che arrivavano ai contattisti, quindi avvertimenti sulla terza guerra mondiale e sull'inquinamento, erano solo inganni. All'interno dell'aeronautica statunitense maturarono alcune ipotesi estreme che parlavano di demoni che avevano l'intento di provocare l'Armageddon attraverso lo scontro atomico con la Russia, poiché tali demoni si nutrirebbero delle anime dei morti e a tale scopo si sarebbero addirittura infiltrati nella politica e nelle forze armate. Ma il personale del Collins Elite non è l'unico ad avere questa opinione. Redfern cita più volte il libro Unmask the Enemy, metto i riferimenti nella descrizione, e riporta questa conclusione. La realtà del fenomeno UFO è provocata dalla manifestazione di una coscienza soprannaturale non umana, a scopo di inganno, che può interagire con il nostro ambiente fisico e con la coscienza umana per la produzione di effetti visivi, fisici e psicologici. Il costrutto artificiale creato da questa coscienza imita i nostri oggetti tridimensionali e il nostro immaginario religioso. Lo scopo è quello di condizionare lentamente le nostre menti attraverso un sottile inganno ad accettare una falsa credenza, minando il nostro pensiero razionale e il nostro spirito umano. Esiste anche un rapporto del Collins Elite. Vi riporto alcuni dettagli che ho ritenuto interessanti. Parlando dell'incidente di Roswell, dice che i detriti sarebbero stati appositamente creati con materiali esogeni di origine alchemica e non avrebbero nulla a che fare con astronavi aliene. Inoltre c'era anche il dubbio che Person fosse solo l'inventore della tecnica per aprire i portali dimensionali, ma che tale tecnica era stata poi usata dai militari, da qualcuno nel governo statunitense per ottenere appunto vantaggi militari. A conferma di questi dubbi abbiamo la testimonianza di Ray Bush, che nel 91 è stato contattato da 2 fisici del Dipartimento della Difesa preoccupati su alcune sperimentazioni che avevano lo scopo di contattare le entità non umane usando antichi rituali e riti occulti neri con l'ausilio di antichi testi assiro-babilonesi. In questo caso però il Collins Elite aveva l'obiettivo di creare armi psicotroniche e sviluppare la visione remota. I contatti riuscirono, ma i 2 fisici erano convinti che le entità stavano manipolando l'intero progetto, facendo credere ai militari di essere in grado di padroneggiare la nuova tecnologia, mentre invece erano solo capacità ingannevoli sempre gestite dalle entità non umane. Infine, il rapporto del Collins Elite sostiene che l'unico modo per contrastare i piani del nemico sarebbe un intenso indottrinamento della fede e dei valori a livello planetario, per alterare radicalmente e rapidamente la mentalità della popolazione attuale.
Sulla base di quest'ultima affermazione del rapporto Collins, Ridfer cita le considerazioni di alcuni ricercatori che fanno notare un certo accanimento da parte di questi demoni verso la religione cattolica. Nell'Abduction viene spesso citato Gesù e nella proiezione mariana ovviamente la Madonna. Secondo alcuni ricercatori, questo avverrebbe poiché la religione cattolica sarebbe vista come un vero ostacolo, in quanto la Bibbia rivelerebbe in modo accurato il comportamento e le intenzioni dei demoni. Il fenomeno in effetti si comporta come un truffatore, cerca un riferimento per guadagnare la nostra fiducia, usando le figure religiose, e su quello costruisce il suo inganno. Questa situazione potrebbe riguardare anche le esperienze di premorte. Infatti anche in quel caso abbiamo spesso testimonianze di figure religiose che dicono all'esperiente cosa deve fare. Si tratta sicuramente della spiegazione più inquietante, difficilmente compatibile con la mentalità di una civiltà tecnologica come la nostra. Stiamo parlando di un'immagine da inferno dantesco, dove entità mostruose inseguono le anime per sbranarle in preda ad una feroce follia. Tuttavia, che si tratti dei diavoli di Dante o freddi alieni tecnologici, direi che la situazione non cambia, è solo una sfumatura interpretativa. Ma quello che colpisce sono le intenzioni malevoli, ovvero lo scopo principale sarebbe lo sfruttamento delle anime, che poi saremmo noi, addirittura per alimentarsi. Una visione così tanto negativa potrebbe essere una buona spiegazione al muro di omertà ed incredibili depistaggi da parte dell'intelligence per oltre 70 anni. Alcuni sostengono che sia solo un modo per disincentivare la ricerca sugli UFO, ma sinceramente nella società moderna questa tecnica sicuramente non funziona. Viene anche difficile pensare che questa versione sia un mezzo per ottenere fondi dal governo. Insomma, se si tratta di pura invenzione con secondi fini da parte dell'intelligence, non riesco davvero a capire quali possano essere.